Molto interessante nel terzo periodo intermedio è osservare la decorazione dei sarcofagi e anche capire come avvenga una distinzione di genere. Ci troviamo ora di fronte al coperchio del sarcofago di Ta Bachet en Khonsu. Il suo nome è scritto in geroglifico in questa colonna. Vediamo, partendo dall'inizio dei geroglifici, possiamo leggere Wesir Nebet Per, l'Osiride, la signora della casa, Shemaite en Imon Ra Nesut Necheru, cantatrice di Amon Ra, sovrano degli dei, e poi il nome Tabachet en Khonsu. Dopo il suo nome e il determinativo con quella figura femminile seduta, il testo comincia dicendo Jed es, ella dice con delle formule funerarie. Vediamo innanzitutto la fattura di questo sarcofago, molto raffinato nella resa dei geroglifici, nella resa dei dettagli, ma andiamo anche ad analizzare gli elementi che ci permettono di dire che questo è un sarcofago femminile. Rimane solo una, ma vediamo una mano stesa, aveva due mani stese, elemento tipico di un sarcofago femminile. Vediamo poi come abbia due orecchini che le adornano i lobi delle orecchie. Come sul davanti vediamo questa treccia finemente intrecciata che ci ricorda la parrucca di Merit. La parrucca, peraltro, qui è in blu egizio. Non facciamoci ingannare dal fatto che il colore non sembra più essere quel blu brillante che in genere è quello che è il blu egizio. Vi ricordo che il blu egizio è un pigmento artificiale ottenuto dalla malachite con l'aggiunta di natron che aveva un processo di doppia ossidazione e che gli egizi antichi chiamavano il blu egizio stesso Irit Cheshebet, fatto come di lapislazzuli. Il fatto che non sia più così brillante è dovuto non solo all'invecchiamento, ma anche alla vernice che ne ha alterato la valenza cromatica. Vediamo quindi come la capigliatura tipica femminile si è anche resa da questa capigliatura in blu e poi decorata da queste due fasce orizzontali. Ma cosa vi è ancora di femminile molto evidente? La resa dei seni. Al di sotto delle falde della parrucca ci sono quelle che sembrano due rosette e indicano i seni, quindi mani stese, seni, orecchini, tutti elementi tipici femminili. E poi riconosciamo di nuovo, come abbiamo visto nel sarcofago di Buteamon, questo collare a giorno Wasek con due teste di falco che rappresentano il dio oro. E riconosciamo anche l'oro orvacui con questa decorazione fittissima che deve trasferire al sarcofago tutti gli elementi indispensabili per la sopravvivenza del defunto nell'aldilà. Innanzitutto è interessante osservare nella parte centrale il succedersi di scarabei e di dischi solari. Lo scarabeo, lo ricordo, è il simbolo del dio sole durante il giorno. Fra l'altro qui lo scarabeo è reso con la testa d'ariete. L'ariete è invece la forma del dio sole di notte, quindi qui le due cheperu, le due manifestazioni del dio sole sono fuse assieme. Al centro vediamo di nuovo la dea Nut, la dea del cielo, e immediatamente sopra la testa della dea Nut vediamo il simbolo stellato del cielo stesso. Interessante andare a vedere i dettagli, perché anche questo è reso in blu egizio e se osservate da vicino vi è una parte in cui il blu, la parte della superficie è stata danneggiata e riusciamo a cogliere la brillantezza del blu stesso che non è stato alterato dallo strato di vernice. Interessante poi osservare la tecnica. Vedete che alcune figure, a partire dallo scarabeo, a partire dallo simbolo stesso del cielo, ma anche dalle ali della dea Nut, sono in rilievo. Quindi il blu egizio che veniva usato non semplicemente come pigmento, ma veniva usato anche in rilievo, quasi a rendere una tridimensionalità all'interno della decorazione stessa. E poi la parte immediatamente sopra il simbolo del cielo, dove al centro c'è lo scarabeo,
ci ricorda anche un altro aspetto fondamentale della religione egizia, ovvero dell'unità solare osiriaca, perché mentre al centro c'è lo scarabeo, ai due lati troviamo seduto in trono il dio Osiride. Di nuovo il dio Sole e il dio Osiride, che sono questo Necher AA, questo grande dio che devono fare in modo che non solo il corpo del defunto venga preservato, ma che anche egli possa poi raggiungere la barca del dio Sole e prendere parte al periplo eterno attorno alla terra assieme a lui. Continuate a seguire il Museo Egizio e ricordatevi che anche grazie, o forse soprattutto grazie a voi, il Museo Egizio può continuare a far ricerca, a sviluppare nuovi contenuti e capire sempre di più la biografia dei magnifici artefatti che avete visto assieme a me.